Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo questi visori FPV della Fat Shark. Si tratta dei Recon V3, se volete acquistarli trovate il link in descrizione. All'interno della confezione troviamo il visore, un panno per pulire la lente, l'indirizzo al manuale, un set di adesivi e un'antenna lineare. Questi Recon, pur appartenendo alla categoria dei visori box, risultano molto compatti, infatti la profondità dalla fronte è di circa 9 cm, mentre la larghezza è di 14 cm. Il peso è poco più di 360 grammi. Il visore si indossa con questa fascia elastica fissata in 3 punti, la qualità è ottima e il visore rimane ben fermo sulla testa. Per quanto riguarda il volto abbiamo questa spugna piuttosto morbida che all'occorrenza si può anche sostituire. Nella parte superiore abbiamo un connettore per l'antenna di tipo SMA, mentre su questo lato abbiamo un joystick per navigare all'interno del menu e i tasti funzione. Premendo i tasti a lungo cambiamo banda o facciamo l'autoscan, mentre premendoli velocemente andiamo avanti o indietro con i canali. Su questo lato abbiamo una porta USB per la ricarica della batteria. La batteria interna è una 18650 da 2600 mAh, per poterla usare dobbiamo rimuovere questa protezione in plastica. L'idea di usare una 18650 a mio parere è ottima, infatti di solito i visori box hanno una batteria integrata che per essere sostituita necessita che il visore venga smontato completamente. Avere una batteria rimovibile è molto comodo e ci permette di portarne 2 o 3 di scorta in modo da sostituirla velocemente in caso di bisogno. Il tasto qui sotto è per accendere o spegnere il visore. In questo punto notiamo lo slot per la microSD, infatti questi Fat Shark dispongono di registrazione DVR. La dimensione massima per la microSD è di 32 GB. Per far partire la registrazione basterà una veloce pressione del joystick. Con una pressione più lunga abbiamo accesso alle impostazioni del DVR. Fondamentalmente non possiamo fare molte modifiche, ma comunque possiamo riprodurre i filmati registrati. Vediamo ora le specifiche tecniche di questi Recon V3. Il display ha risoluzione 800x480 con formato 16 noni. Il FOV è di 55 gradi. La ricevente integrata è da 40 canali, divisi nelle bande A, B, E Fat Shark e Race Band. Per quanto riguarda il modulo ricevente abbiamo solo un'antenna, questo ci indica che non è presente un sistema diversity ma abbiamo solo un modulo all'interno. A mio parere in un visore di fascia economica non è una grande mancanza, in quanto di solito chi agli inizi non vola molto lontano. Inoltre se abbinate questo visore ad un Tiny Whoop le distanze percorse si coprono senza troppi problemi. Oltretutto avere solo un modulo significa avere un consumo minore di batteria, quindi questa mancanza non va necessariamente vista come un punto a sfavore. L'antenna lineare che viene fornita in dotazione fa il suo lavoro e potete tranquillamente iniziare ad usarli con questa, tuttavia un'antenna omnidirezionale sarebbe meglio. Quando si parla di occhiali della fascia economica, il mio consiglio è pensarci bene prima dell'acquisto, infatti molte volte questi visori box non raggiungono le aspettative di chi li compra e si sente la necessità di un rapido upgrade. Se possibile, come sempre vi invito a valutare se non sia il caso di prendere subito un visore di fascia media, a tal proposito gli Skyzone 02C che ho recensito da poco sono un'ottima scelta. Delle volte però è necessario contenere i costi ed in questo caso la scelta di un visore economico risulta obbligata. Al momento i visori di fascia economica migliori sono gli EV800DM che hanno tutto quello che ci può servire, modulo diversity, DVR e forma abbastanza compatta. Se posso trovargli un difetto è quello di avere una batteria integrata che risulta difficile da sostituire. Ed è proprio con questi che i Recon V3 devono confrontarsi. Partiamo dal prezzo, i Fat Shark costano all'incirca 10 euro in più e se mettiamo in conto di prendere un'Omni discreta dobbiamo aggiungerci altri 10 euro. Gli EV800DM invece vengono forniti con Omni e patch che non sono il top, ma a mio parere possono essere tranquillamente usate senza necessità di dover comprare un kit migliore. Per quanto riguarda il display, quello dei Fat è decisamente più immersivo, in quanto la lente ingrandisce bene l'immagine. A livello di materiali e qualità costruttiva i Recon risultano superiori, abbiamo una buona plastica lucida e l'elastico è decisamente migliore. Come dimensioni i Recon risultano più compatti, pur avendo uno schermo di dimensioni maggiori.
Senza ombra di dubbio, i Recon V3 sono i candidati a miglior visore della fascia economica, in quanto tutte le caratteristiche risultano essere superiori agli EV800DM. Purtroppo però hanno un grandissimo difetto, sono molto scomodi da usare. Lo spazio per il naso è davvero poco, questo fa sì che tocchi la plastica e con la pressione dell'elastico diventa fastidioso tenerli in volto. A titolo di cronaca ho provato tanti visori e occhiali FPV come V800D, EV800DM, Top Sky Prem 2, HD3, HDO, HDO2 eccetera. Onestamente con questi visori e occhiali non ho mai avuto nessun problema. Ovviamente la fisionomia del volto cambia da persona a persona, quindi non è detto che voi li troviate necessariamente scomodi. Tuttavia, alla luce del fatto che non ho mai avuto problemi con altri visori, mi sembra giusto segnalare questo aspetto. Il mio consiglio è di provarli da qualcuno che li ha già, per vedere se si adattano al vostro volto. Se non riscontrate problemi al naso, potete prenderli senza pensarci due volte. Acquistarli a scatola chiusa secondo me è un rischio, perché potreste incontrare gli stessi problemi che ho riscontrato io. In conclusione posso dire che i Recon V3 sono la nuova scelta principale per la fascia economica, sempre però che non riscontriate problemi al naso. In questo caso gli EV800DM rimangono ancora la scelta ideale. Questa era la mia recensione dei Fat Shark Recon V3, se vi è piaciuto il video lasciatemi un mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Se volete supportarmi vi ricordo di acquistare questo o altri prodotti attraverso i miei link, trovate l'elenco in descrizione. Potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.